All'inizio degli anni 2000, mentre il mondo della musica cercava ancora la sua strada dopo la fine del grunge e l'esplosione del Britpop, una nuova ondata post-punk stava prendendo forma nelle scene underground di Londra e New York. Tra le tante band di questo movimento, i Bloc Party si sono distinti per una caratteristica particolare: la loro capacità di integrare elementi di musica elettronica nel sound rock tradizionale. Ciò che li rendeva interessanti non era tanto la rivoluzione, quanto l'evoluzione. Hanno preso l'eredità del post-punk classico e l'hanno contaminata con suoni digitali, drum machines e atmosfere elettroniche che stavano emergendo nella scena club londinese. Non erano gli unici a farlo, ma sono stati i primi a trovare un equilibrio convincente tra rock ed elettronica. Questa peculiarità li ha resi precursori di una tendenza che negli anni successivi sarebbe diventata mainstream: l'ibridazione tra rock e musica elettronica. Quello che loro facevano quasi per istinto nel 2005 è diventato oggi il linguaggio standard di gran parte dell'alternative rock contemporaneo. La loro storia è quella di una band che ha saputo cogliere i segnali del cambiamento e tradurli in musica, diventando parte di un movimento più ampio che stava ridefinendo i confini del rock britannico. Siete pronti a scoprire la storia dei Bloc Party? Benvenuti a Ombre Sonore. La storia dei Bloc Party inizia al Reading Festival del 1999, quando due ragazzi, Kele Okereke e Russell Lissack, decidono di formare una band dopo essersi imbattuti l'un l'altro tra la folla. Kele e Russell, cresciuti entrambi a Londra, condividono una passione per la musica che li aveva formati. Band come Sonic Youth, Mogwai e Pavement e il mondo dei club notturni, dove si ritrovavano a ballare e far festa. Questa combinazione di diversi generi diventerà la chiave del loro sound. La ricerca dei membri della band è emblematica dell'epoca. Pubblicano un annuncio sull'NMA cercando un bassista influenzato da Sonic Youth, Joy Division e Pixies, ma specificando chiaramente non influenzato da Coldplay, Travis e Oasis. È una dichiarazione di intenti precisa. Si formano come alternativa al Britpop dominante, cercando qualcosa di più complesso e stratificato. I Bloc Party si completano nel 2003 con l'arrivo di Gordon Moakes al basso e Matt Tong alla batteria, quest'ultimo scelto dopo 8 altri batteristi che non facevano al caso loro. La chimica è immediata. Kele porta le melodie e i testi introspettivi. Russell crea riff di chitarra geometrici e taglienti. Gordon fornisce linee di basso solide ma inventive. Matt costruisce pattern ritmici che sembrano venire dal futuro. Il loro esordio arriva attraverso una strategia che oggi sembrerebbe arcaica. Consegnano demo CD e lettere ad Alex Kapranos, dei Franz Ferdinand, e a Steve Lamacq, della BBC Radio 1. Lamacq li dichiara immediatamente geni e da lì tutto cambia. È il 2005 quando esce Silent Alarm, registrato in 2 settimane con Paul Epworth, un produttore allora sconosciuto ma che presto diventerà una figura chiave della musica britannica. Silent Alarm è un album che cattura perfettamente lo spirito di un'epoca. Brani come Helicopter e Banquet sono inni generazionali che mescolano ansietà urbana e speranza giovanile. Like Eating Glass, il brano di apertura, con il suo riff ipnotico e la sua batteria che sembra un cuore che accelera, definisce immediatamente il territorio sonoro della band. Post-punk con un'anima dance. L'album debutta al numero 3 delle classifiche britanniche e viene acclamato universalmente dalla critica. Non è solo il successo commerciale. Silent Alarm viene riconosciuto come un'opera che ridefinisce le possibilità del rock britannico. Le chitarre di Lissack sono simultaneamente aggressive e melodiche. I testi di Kele parlano di alienazione urbana e relazioni complicate, con una poeticità che non scade mai nel pretenzioso. Silent Alarm diventa immediatamente un album di culto, ma soprattutto un blueprint per una generazione di band che verrà. È il disco che dimostra che il post-punk può essere popolare senza perdere la sua edge intellettuale.
che si può parlare di politica e amore con la stessa intensità, che la musica può essere cerebrale e fisica allo stesso tempo. I Bloc Party raggiungono perfettamente quello che si erano prefissati. Stabilirsi come una band che non poteva essere facilmente etichettata né da un singolo genere né da un singolo movimento. Contrariamente a quello che spesso accade con i secondi album, A Weekend in the City del 2007 non rappresenta un passo falso per i Bloc Party, ma piuttosto un'evoluzione naturale e necessaria. L'album ha per certi versi un impatto ancora maggiore del precedente, offrendo una visione lucida del tumultuoso panorama politico britannico dell'epoca. Il ronzio profondo del singolo di apertura, The Prayer, con le sue percussioni cavernose e la sua sincerità senza vergogna, rappresenta una perfetta intersezione tra indie ed emo. L'album affronta tematiche che negli anni successivi hanno assunto un significato ancora maggiore nella cultura più ampia. Il trauma personale come intrattenimento pubblico, l'edonismo come balsamo per una solitudine estrema, storie d'amore queer in un mondo che si aspetta che tu provi vergogna, sorveglianza razzista e brutalità. Musicalmente, le costruzioni melodiche di Okereke aprono la strada a molte delle guitar band più interessanti che verranno dopo. Si può sentire l'eco di A Weekend in the City nei virtuosismi rock dei Falls, nei giochi di parole intricati degli Everything Everything e nella sentimentalità toccante dei Maccabees. L'album inaugura anche un periodo particolarmente prolifico per la band. Avevano scritto materiale per un intero album aggiuntivo, tant'è che nel novembre 2007 pubblicano il singolo Flux, brano martellante spinto da synth che verrà retroattivamente aggiunto alla tracklist di A Weekend in the City. Anche se fu un periodo creativamente fertile, in cui Kelly iniziò ad abbracciare la sua identità sia personalmente che creativamente, guardando indietro lo descrive come un periodo strano nella storia dei Bloc Party. Quel periodo fu l'inizio delle cose che andarono storte per noi personalmente nella band, ma fu l'inizio della mia realizzazione, del mio potenziale creativo come musicista e compositore, racconta Double J. Quello fu il punto in cui iniziammo a divergere come persone. È in questo contesto di crescita artistica, ma tensioni interne, che nasce Intimacy nel 2008. Inizialmente distribuito come download digitale, una mossa innovativa per l'epoca, l'album rappresenta il culmine della sperimentazione dei Bloc Party. Traboccante di idee, Intimacy polarizza la fanbase e divide i critici, che non riescono a concordare se sia un'opera d'arte rivoluzionaria o un pasticcio incoerente. Ma quasi tutti concordano sul fatto che sia audace. L'album incorpora elementi di musica elettronica e hip hop in modo ancora più spinto del precedente, spingendo i confini di quello che una band rock può essere. È un disco che divide, ma proprio per questo motivo risulta affascinante. Rappresenta una band che non ha paura di rischiare, di esplorare territori inesplorati, anche a costo di perdere parte del proprio pubblico. Il problema, forse, non è tanto la qualità di questi album, quanto il fatto che dopo Silent Alarm ogni mossa dei Bloc Party viene misurata rispetto a quel capolavoro irripetibile. A Weekend in the City e Intimacy mostrano una band in evoluzione, che rifiuta di ripetere se stessa e cerca nuove strade espressive. Questa ricerca, anche quando non c'entra sempre il bersaglio, dimostra un'integrità artistica che è più preziosa di un successo commerciale garantito. Dopo la sperimentazione audace di Intimacy, i Bloc Party si trovano di fronte a un bivio artistico che definirà il resto della loro carriera. Four, del 2012, rappresenta un tentativo dichiarato di ricostruire la formula di Silent Alarm, ma in realtà rivela una band sempre più divisa internamente, tra due visioni contrastanti del proprio futuro. Da una parte c'era chi voleva perseguire la componente più rock e tradizionale del loro sound, dall'altra chi spingeva verso territori più elettronici e dance. Questo dualismo non era solo una questione musicale, ma rifletteva differenze creative profonde che stavano emergendo all'interno del gruppo. Lo stesso Okereke, nei suoi progetti solisti paralleli, aveva virato prepotentemente verso la parte dance, e questa divergenza iniziava a impattare significativamente sulla direzione della band. Four
cerca di trovare un compromesso, tornando alle chitarre taglienti e all'energia diretta del debutto, ma l'operazione non convince del tutto nemmeno lo stesso frontman. Facendo il tour dell'album 4, mi è diventato evidente che questo non è realmente il tipo di musica che voglio fare, ammette Okereke. Anche se sembrava eccitante quando stavamo scrivendo questa musica a New York, mi sono leggermente annoiato del tipo di atteggiamento macista che viene con molta della musica heavy o hard rock. Semplicemente non era il mio mondo. Questa crisi identitaria si amplifica con l'abbandono di due membri storici, Matt Tong nel 2013 e Gordon Mox nel 2015, entrambi per perseguire i propri progetti. Il primo suona negli Algers, il secondo nei Young Legionnaire. Questi addii segnano la fine di un'era e costringono Okereke a ripensare completamente cosa significa essere Bloc Party. L'album successivo, Hymns, del 2016, nasce da questo processo di reinvenzione forzata. Nonostante manchi della carica esplosiva dei lavori precedenti, ci sono connessioni liriche nelle continue esplorazioni delle intersezioni tra sesso, droga, fede e relazioni. Le canzoni migliori esprimono la confusione e l'inquietudine che seguono una rottura profonda. Nel contesto della band, che perde due dei suoi membri originali e si trova costretta a reinventarsi, è facile interpretare brani come Different Drugs, Axis e Living Lux come riflessioni sulle dinamiche interne del gruppo stesso. Per questa ragione, Hymns allontana alcuni fan di lunga data. Mentre alcuni critici lodano i Bloc Party per aver coraggiosamente perseguito una veste diversa, altri pensano che suonino bloccati, in difficoltà a funzionare oltre quello che li aveva resi così vitali, alla ricerca faticosa di una nuova direzione. Hymns è un disco di transizione e Okereke lo ammette apertamente. Dopo 6 anni di pausa, nel 2022 esce Alpha Games, con la band che produce un lavoro solido e maturo, anche se non raggiunge le vette creative dei primi 2 album. È un disco che mostra una band che ha trovato una nuova stabilità, pur senza quella urgenza rivoluzionaria che aveva caratterizzato gli inizi. Alpha Games rappresenta forse la versione più onesta dei Bloc Party contemporanei. Una band che ha accettato di non dover più cambiare il mondo, ma che forse può ancora dire qualcosa di significativo. I Bloc Party sono stati una delle tante band che hanno contribuito alla rinascita del post-punk all'inizio degli anni 2000, ma la loro peculiarità, l'integrazione tra rock e musica elettronica, li ha resi particolarmente influenti per quello che sarebbe successo negli anni seguenti. La loro principale innovazione è stata quella di non vedere la tecnologia come un nemico del rock, ma come uno strumento espressivo complementare. Mentre molte band della loro generazione rimanevano ancorate a un sound più tradizionale, i Bloc Party hanno sperimentato con drum machine, sintetizzatori e programmi di produzione digitale, creando un ponte naturale tra il mondo rock e quello digitale. Questa apertura mentale si è rivelata profetica. Negli anni successivi, l'ibridazione tra rock ed elettronica è diventata sempre più comune. Dai Falls agli Hot Chip, dagli LCD Sound System ai più recenti Fontaines DC, moltissime band hanno fatto proprio quel linguaggio che i Bloc Party avevano contribuito a sviluppare. Non erano gli unici a farlo, ma sono stati tra i primi a dimostrare che si poteva mantenere l'energia e l'attitudine del rock integrando elementi elettronici senza perdere credibilità. La scena indie britannica di metà degli anni 2000, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Editors, Kasabian, ha assorbito qualcosa di quella lezione. Si poteva essere sofisticati tecnicamente, senza rinunciare all'immediatezza. Si poteva sperimentare, mantenendo un legame con la tradizione rock. Sul piano più ampio, i Bloc Party hanno fatto parte di quel movimento che ha dimostrato come il rock potesse reinventarsi all'inizio del nuovo millennio. Insieme ad altre band della loro generazione, hanno trovato una strada per far evolvere il genere, senza tradirne lo spirito, aprendo la strada a quella che oggi chiamiamo alternative rock contemporanea. La loro eredità non sta nell'aver rivoluzionato la musica, quanto nell'aver contribuito a un'evoluzione naturale che ha permesso al rock di restare rilevante in un panorama musicale in rapido cambiamento.
Silent Alarm resta un ottimo esempio di come si possa innovare, rimanendo fedele alle proprie radici. E quella lezione continua a influenzare oggi band che cercano di trovare il proprio posto tra tradizione e modernità. Questo è stato Ombre Sonore, grazie per essere stati con me. Il buio suona, restate vicini.